Buongiorno a tutti, io sono Maria Sabrina Greco, sono la presidente del corso di studio in ingegneria delle telecomunicazioni, sia del corso laurea triennale che quello magistrale. E oggi vi racconto come sono strutturati entrambi i corsi di studio, sia quello triennale che quello magistrale. Cominciamo. Eccolo qui. Il corso in ingegneria delle telecomunicazioni. Che cosa sono le telecomunicazioni? La domanda fondamentale. Le telecomunicazioni comprendono e governano tutti i processi di scambio di informazioni a distanza, quindi tutto ciò che riguarda la trasmissione della voce, dei dati, dei video attraverso varie tecnologie, che siano con cavo, senza cavo, a microonde, su fibra ottica, che siano per satellitari o che siano radio o quella che tutti conosciamo con il nome di internet. Queste sono le telecomunicazioni. Quindi le telecomunicazioni significano anche tanti dei termini che magari ascoltiamo quotidianamente, quindi il browsing nel web, le email, i social media, le teleconferenze, i servizi telefonici, la condivisione dei file, ovviamente la televisione, la diffusione radio e tante altre applicazioni. Forse meglio della definizione una figura può rappresentare che cosa sono effettivamente le telecomunicazioni. Guardate, qui nel centro c'è il nostro bel logo del corso di telecomunicazioni TLC con il simbolino della bandiera pisana, visto che siamo a Pisa. Le telecomunicazioni che gestiscono, come vedete, una vastissima rete di sensori che comunicano fra di loro e che comunica con la centrale e che svolgono un certo numero di applicazioni. Vedete qui per esempio un sistema di trasporto intelligente, qui abbiamo dei droni che anch'essi possono essere pilotati, telepilotati per trasportare dei pacchi o per gestire dei sensori su esso montati. Una rete che come vedete va dalla centrale verso edifici, rete internet o TV via cavo o altro, e altri sensori, per esempio questo, vedete qui un'antenna o un insieme di antenne che comunica con altri device che sono distribuiti sulla superficie terrestre. Queste telecomunicazioni. Allora, che competenze ha l'ingegnere delle telecomunicazioni? L'ingegnere delle telecomunicazioni ovviamente deve conoscere i fondamenti, gli strumenti teorici, le metodologie, gli standard, tutte le normative di riferimento delle telecomunicazioni. Quindi ingegneria delle telecomunicazioni forma laureati qualificati per essere in grado di recepire e gestire l'innovazione nelle telecomunicazioni, anche seguire l'evoluzione tecnologica, per svolgere eventualmente anche attività di supporto nella ricerca delle telecomunicazioni. Quali sono i compiti dell'ingegnere delle telecomunicazioni? Sono vari e possono essere sia tecnici che organizzativi manageriali, quindi progettazione e gestione di sistemi di telecomunicazioni, ma anche produzione degli stessi, installazione e manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni dai più vari, quindi le reti, le antenne, sistemi radar di rilevamento, sistemi di radiolocalizzazione. L'ingegnere delle telecomunicazioni si occupa anche del collaudo e della validazione dei sistemi stessi, del controllo, anche di fare analisi di big data, quindi data and security analyst. Ma ingegneri delle comunicazioni possono essere anche manager di progetto e quindi occuparsi di gestione, di organizzazione all'interno di aziende di telecomunicazioni. Possono ovviamente anche occupare posti di direzione tecnica, occuparsi di programmazione, di risorse tecniche e di materiali
e fare anche assistenza alle strutture tecniche commerciali. Quindi, come vedete, i compiti dell'ingegnere delle telecomunicazioni, i ruoli possono essere molto vari all'interno di un'azienda o all'interno anche di un centro di ricerca. Quindi dove lavora l'ingegnere delle telecomunicazioni? L'ingegnere delle telecomunicazioni può lavorare in imprese che producono apparati di reti di telecomunicazioni e componenti hardware per le telecomunicazioni. Può anche lavorare in imprese di servizi che quindi forniscono per esempio telefonia fissa e mobile o servizi di internet. Possono lavorare anche nelle emittenti radiotelevisive, per esempio alla RAI. Gli ingegneri delle telecomunicazioni possono lavorare in società di consulenza in ambito di information technology, quindi svolgere ruoli di data analyst e occuparsi anche di cyber security. Possono lavorare in aziende di produzione di software, nella pubblica amministrazione o anche in università, centri di ricerca, quindi fare ricerca e sviluppo, sia a livello nazionale che internazionale. Possono anche andare a lavorare nelle agenzie spaziali nazionali e internazionali, l'ASI e l'ESA. l'ASI è quella italiana, l'ESA invece è quella europea. E possono anche fare la libera professione. In realtà gli ingegneri delle telecomunicazioni che svolgono la libera professione sono minoritari rispetto a tutti quelli che lavorano nelle altre aziende o nei centri di ricerca, come ho detto prima. Il contesto lavorativo è vario, nel senso che le aree coperte delle telecomunicazioni sono diverse. I settori principali potremmo dire che sono 4: i sistemi per la trasmissione digitale per internet, i sistemi di rilevamento radar, l'elaborazione dei segnali e dei dati, l'ambito dell'elettromagnetismo applicato, quindi quello che riguarda i dispositivi a radiofrequenze, le antenne e la radiopropagazione, e poi l'ultimo, le reti di telecomunicazioni, con particolare attenzione per esempio alla cyber security e ai big data. Dopo avervi presentato il contesto più generale delle telecomunicazioni, vi dico qualche dettaglio in più sull'organizzazione della laurea triennale e della laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni. La laurea triennale, come dice la parola stessa, dura 3 anni, mentre la laurea magistrale dura 2 anni. Vediamo la laurea triennale. Il corso è articolato in 18 esami, oltre alla prova di lingua inglese che vi dà il certificato B2 valido a livello internazionale, e poi anche un'attività a scelta, più in realtà la prova, la tesi finale, che è una prova a completamento del vostro studio. Abbiamo un po' cambiato a partire dall'anno scorso l'organizzazione della laurea triennale, ancora più della laurea magistrale, per renderle più interessanti e anche per adeguarci alle richieste del mercato del lavoro. Per quanto riguarda la laurea triennale, abbiamo pensato di spostare alcuni degli esami più specifici sui sistemi delle telecomunicazioni, che normalmente sono il terzo anno, al primo invece al secondo anno, perché per far apprendere, far familiarizzare gli studenti subito con alcune delle tecnologie tipiche delle telecomunicazioni, sperando che in questo modo il corso diventi più interessante per gli studenti. E quindi nel primo anno abbiamo messo l'esame, come vedete nella lista, di tecnologia di internet, dove apprenderete le basi di funzionamento dei sistemi di internet. Poi ci sono le classiche materie di base di matematica e fisica, algebra lineare, analisi matematica 2, analisi matematica 1, calcolo numerico, fisica generale 1. Materie da non trascurare, che anche se non sono specifiche del settore delle telecomunicazioni, insegnano allo studente il rigore del metodo scientifico, che in realtà servirà poi in tutti gli studi futuri e non solo negli studi. E poi abbiamo il corso di fondamenti di informatica, di calcolatori, che come dice la parola stessa vi dà le basi dei sistemi di calcolatori e le basi del linguaggio C++, che vi servirà poi in futuro. Al secondo anno trovate elettronica, che vi dà le basi dell'elettronica generale, quindi aiuta in futuro il dialogo tra gli ingegneri delle telecomunicazioni e gli ingegneri elettronici, che spesso si trovano a lavorare fianco a fianco nelle aziende. L'esame di economia e organizzazione aziendale, che vi dà le basi per la gestione e eventualmente per l'attività manageriale all'interno di un'azienda.
elettrotecnica, poi data analytics, fondamenti di telecomunicazioni, e qui vedete effettivamente le prime basi dei sistemi di telecomunicazioni e delle modulazioni. Segnali e sistemi, esame anch'esso di base che vi insegna come si fa l'elaborazione dei segnali e come sono fatti i sistemi lineari. Poi i fondamenti di elettromagnetismo, che vi saranno assolutamente necessari per i corsi successivi sempre di elettromagnetismo, e poi mobile app and cloud, che vi danno le conoscenze di base sui sistemi operativi. Passiamo al terzo anno, e al terzo anno finalmente vedete qualcosa di veramente specifico: Digital Signal Processing, poi tecnologie elettromagnetiche per i sistemi wireless, sistemi senza filo, progettazione di transceiver a radiofrequenza, networking, imparate qualcosa sulle reti di comunicazione, laboratorio software per telecomunicazioni, quindi in questo corso effettivamente potrete mettere le mani sul software che gestisce le telecomunicazioni e farete alcuni esperimenti. E poi abbiamo l'attività libera scelta, quindi 12 crediti, praticamente 2 esami che potete scegliere tra gli esami messi a disposizione dall'intero Ateneo, e poi una prova finale che in genere è una tesina su un argomento specifico di vostra scelta, che presentate poi per prendere il titolo di dottori in ingegneria delle telecomunicazioni. Passiamo alla laurea magistrale. La laurea magistrale è il naturale prosieguo della laurea triennale. Devo dire che alla laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni si iscrivono gli studenti provenienti dalla laurea triennale in ingegneria delle telecomunicazioni, ma possono iscriversi anche laureati che vengono da ingegneria elettronica, da ingegneria biomedica, ingegneria informatica, eccetera, quindi tutti quelli nell'area ICT. La laurea magistrale, come ho già detto, si sviluppa su 2 anni ed è divisa fondamentalmente in 2 curricula. Uno Internet and Wireless Communication, l'altro invece Radar, Remote Sensing and RF Technologies. Vi spiegherò un po' nel dettaglio esattamente che cosa significa. Intanto guardate la struttura fondamentale. Il primo anno, che è esattamente questo, ha alcuni esami in comune: Digital Communications, Antenna Engineer, Radar Statistical Signal Processing, Communication Systems and Cyber Security. Il corso è tenuto in italiano, anche se i titoli dei vari corsi sono in inglese. E già nel primo anno abbiamo la biforcazione nei 2 curricula. Al secondo anno, come vedete, la biforcazione continua. Andiamo ad analizzare un po' meglio ciascuno dei 2 curricula. Quello di Radar, Remote Sensing and Radio Frequency Technologies. Questo curriculum, oltre a dare ovviamente tutte le conoscenze avanzate sui sistemi di telecomunicazione, dà particolare enfasi alla progettazione di sistemi radar terrestri, spaziali e veicolari, sistemi di telerilevamento radar e ottico, e ha sistemi per il monitoraggio ambientale, anche enfasi sulle problematiche elettromagnetiche e a radiofrequenza. Quindi, ho già detto, ci sono dei corsi avanzati a comune fra i 2 curricula, e poi invece i corsi più specifici, che sono Image and Video Processing, Microwave and Millimeter Wave Devices, Microelectronics for Telecommunications. Allora, vediamo un po' in che cosa consistono rapidamente questi corsi. Digital Communications, vedrete le basi di Information Theory, quindi dei codici e dei sistemi di comunicazione wireless senza filo. Invece Antenna Engineering vi racconta le basi della progettazione delle antenne per sistemi di telerilevamento, per sistemi radar, ma anche in generale per tutti i sistemi di comunicazione. Radar and Statistical Signal Processing è diviso in 2 moduli. In un modulo, che è quello che riguarda i fondamenti di radar, apprendete i principi di progettazione di base di un radar e anche elaborazione del segnale all'interno del radar stesso. E il modulo invece di Statistical Signal Processing, tecniche avanzate di elaborazione del segnale e di stima.
Poi abbiamo esame di Communication Systems and Cyber Security, anche qui riprendete i principi di base di comunicazioni terrestre, wired e su fibra ottica, ma vedete anche i principi di GSM, UMTS, dell'LTE, quindi i sistemi cellulari di seconda, terza e quarta generazione. E poi accanto i sistemi di cyber security, quindi la crittografia e sistemi di base per rendere sicuri i dati sulle reti. Image and Video Processing, tecniche avanzate di elaborazione delle immagini e dei video. Microwave e Millimeter Wave Devices, invece la progettazione di sistemi che funzionano a microonde e ad onde millimetriche, soprattutto dal punto di vista elettromagnetico. Microelectronics for TLC, chiaramente questa è microelettronica per i sistemi di telecomunicazioni. E poi avete 3 corsi a scelta tra questi 7 che sono elencati qui sotto, quindi potete scegliere 3 corsi tra i 7 che vi vengono offerti. Radio Frequency and Microwave Laboratory, questo è un laboratorio in cui venite a contatto con i sistemi che permettono di misurare le prestazioni dei sistemi a radiofrequenza e a microonde, quindi per esempio le prestazioni delle antenne. Radar Systems, qui riprendendo le conoscenze che vi sono state fornite durante il modulo di fondamenti di radar, imparate più dettagli sui sistemi radar, sulle varie piattaforme, sistemi radar moderni. Poi Methods and Technology for Remote Sensing, qui vi vengono insegnate le tecniche e le metodologie anche teoriche per il monitoraggio a distanza, appunto remote sensing, e in particolar modo per il monitoraggio ambientale, sia radar che ottico. Design Integration of Multifunctional Sensors, si fa particolare attenzione alla coesistenza di diversi sensori. Immaginate per esempio che su una stessa piattaforma ci siano sensori radar e sensori di comunicazione che devono coesistere ma non devono disturbarsi a vicenda. Ecco, in questo corso apprendete delle nozioni per gestire diversi sensori che svolgono funzioni differenti. Additive Manufacturing for Electromagnetic Sensing, in questo corso si parla di stampa 2D e 3D per device che sono, si dice wearable, cioè che sono indossabili, piccoli sensori che in diversi ambiti, anche in ambito per esempio medico, svolgono funzioni di controllo. Multi-Channel Signal Processing è invece un corso avanzato di elaborazione del segnale con particolari applicazioni ai sistemi radar e ai sistemi per il monitoraggio ambientale. Poi Environmental Remote Sensing, qui apprendete i servizi che possono essere offerti da sensori di telecomunicazioni per il monitoraggio ambientale. Poi avete nell'attività a scelta 12 crediti formativi, quindi 2 esami a scelta che potete estrarre dagli esami dell'altro curriculum o in generale in tutta l'offerta formativa dell'Ateneo, purché abbia attinenza con il corso di studio in ingegneria delle telecomunicazioni, e poi la tesi di laurea alla fine, che ovviamente conclude il corso di studio. Andiamo al secondo curriculum, Internet and Wireless Communications. Questo curriculum dà le stesse conoscenze avanzate a comune con l'altro curriculum, però poi ha una particolare enfasi ai sistemi wireless, quindi i sistemi poi 5G, quelli del futuro, e anche il 6G che seguirà il 5G, reti di telecomunicazioni e tecnologie di Internet. Passo quindi a riassumervi direttamente i corsi che sono in rosso, che sono specifici di questo curriculum. Network Metrology è l'esame che tratta appunto le reti di telecomunicazioni.
Photonics Lab è il laboratorio dove, oltre alle nozioni teoriche sui ricevitori, trasmettitori e canali trasmissivi, quindi le fibre ottiche per tutte le trasmissioni fotoniche, vedrete anche dei sistemi veri e propri fotonici. Advanced Programming, programmazione avanzata in C++ e in Java. E poi anche qui avete l'opportunità di scegliere 3 corsi sui 7 che vi sono offerti. Network Programming Lab, questo è un laboratorio dove potrete fare le misurazioni di traffico direttamente sulle reti. Satellite Communications è il corso che vi fornisce delle nozioni, informazioni sulle comunicazioni satellitari. Industrial Internet of Things è l'internet delle cose, però calato particolarmente nell'ambiente industriale, dove ci sono diversi sensori, per esempio una catena di montaggio, che devono controllare il corretto svolgimento di determinate mansioni, per esempio fatte da alcuni robot. Ecco, questo è un esempio di Industrial Internet of Things. Automotive Communications and Navigation, qui vedete il sistema GPS e il Galileo. 5G and Beyond Communications, e qui si parlerà del sistema 5G di cui probabilmente in questi giorni sentite abbondantemente parlare, ma anche la progettazione di sistemi di comunicazioni della generazione futura, perché ormai il 5G sta entrando nello standard, quindi nei prossimi 10 anni si parlerà ancora di 5G, però si sta già lavorando al sviluppo dei sistemi successivi. Intelligent Wireless Technologies, tecnologie intelligenti, non perché gli altri siano tecnologie stupide ovviamente, ma perché qui l'attenzione è focalizzata a tecniche di intelligenza artificiale e di machine learning applicate alle comunicazioni. Wireless Network Design, progettazione di reti wireless senza filo, e poi andiamo anche qui alle attività a libera scelta, stesso principio valido per l'altro curriculum, e la tesi di laurea. Dopo aver visto le specifiche del corso di studio triennale e magistrale, passiamo alle relazioni col mondo del lavoro del corso di studio. Ovviamente manteniamo stretti contatti con le aziende, riteniamo questo sia fondamentale per gli studenti, per i docenti e per il corso di studio di per sé, tramite stage e tirocini di laurea, organizzando costantemente cicli di seminari informativi e di orientamento tenuti da persone che lavorano nell'industria, spesso nostri ex studenti che hanno un ruolo importante all'interno delle aziende. Organizziamo anche visite didattiche, lezioni fuori sede, non solo in Italia ma all'estero, presso aziende o centri di ricerca del settore. E per molti anni abbiamo anche erogato contributi, sorte di borse di studio di 1.000 euro per chi si iscriveva a ingegneria delle telecomunicazioni. Non riesco ad elencarvi tutte le aziende con cui lavoriamo e siamo in stretto contatto, sia per gli stage che per collaborazioni e progetti. Qui vedete i loghi di alcune in vari ambiti: Cisco, Google, IDS, Leonardo, Jupiter, Huawei, NEC, Calearo. Ce ne sono molte altre che non abbiamo citato, probabilmente ci siamo dimenticati, ma questo per dirvi che il nostro contatto con le aziende è strettissimo e costante, ormai in atto da moltissimi anni. Le visite didattiche, qui vedete una foto di alcuni studenti del corso magistrale e triennale in ingegneria delle telecomunicazioni durante una visita fatta quest'anno ad ESA. E come vedete ci sono tanti studenti che sono stati portati nei laboratori a vedere quello che in ESA si produce e si fa in ambito spaziale. L'Italia ha dato un grosso contributo allo sviluppo della ricerca e dell'esplorazione spaziale, quindi ricopre un grosso ruolo all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea.
Per quanto riguarda la realtà territoriale, quindi il nostro legame con la Toscana, teniamo ai contatti con la regione, abbiamo numerosissimi stage e tirocini presso le aziende del territorio, anche start-up e spin-off, diversi spin-off anche universitari. Attiviamo stage e tirocini anche presso gli enti pubblici e abbiamo un'attività di divulgazione tecnico-scientifica svolta presso le scuole superiori nell'ambito della Pianeta Galileo, quello che si chiama Pianeta Galileo, attività didattica in convenzione con l'Accademia Navale di Livorno, sia per la laurea triennale che per la laurea magistrale. Numerosi nostri docenti del corso di studio insegnano anche presso l'Accademia Navale di Livorno e gli studenti poi dell'Accademia Navale di Livorno nel corso magistrale seguono i corsi, numerosi corsi con i nostri studenti. Abbiamo numerosi corsi e tirocini tesi in collaborazione con la scuola Sant'Anna di Pisa e organizziamo presso il Dipartimento di Ingegneria delle Informazioni a cui il corso di Ingegneria delle Telecomunicazioni fa capo, stage per studenti delle scuole superiori nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro di cui probabilmente avete sentito parlare. Per quanto riguarda il respiro internazionale, quindi la nostra visibilità a livello internazionale, abbiamo il programma Erasmus e incoraggiamo i nostri studenti a fare tesi o a seguire dei corsi e fare quindi gli esami all'estero. Abbiamo numerosissime collaborazioni con altre università europee. Offriamo anche la possibilità di svolgere le tesi di laurea presso aziende e università e centri di ricerca internazionali e dobbiamo dire che i nostri studenti spesso si distinguono all'estero e ricevono quindi premi e riconoscimenti. Vediamo un po' il programma Erasmus, non sto a dettagliarvi tutti i contratti e le collaborazioni che abbiamo un portale apposito sul sito della scuola di ingegneria, potete fare riferimento a quello per vedere tutto quello che offriamo. Però diciamo qui vedete che per lo studio il paese più accreditato, quello dove mandiamo più studenti è la Spagna, poi Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo. Invece per il tirocinio fino ad ora abbiamo avuto molti studenti nel Regno Unito, ora con la Brexit abbiamo qualche problema in più, però anche Paesi Bassi, Norvegia, Irlanda, Germania, Francia, Svezia e Spagna. Anche qui le università con le quali siamo in contatto per il progetto Erasmus e per attività di stage e tirocini sono tantissime e qui ne abbiamo elencate solo alcune, a cui recentemente abbiamo mandato diversi dei nostri studenti. Per quanto riguarda i premi e i riconoscimenti, come presidente del corso di studio sono particolarmente orgogliosa di questi, perché vuol dire che i nostri studenti sono bravi, hanno un'eccellente formazione e quindi si distinguono quando confrontati con studenti europei e fanno onore al corso di studio. Quindi vi dico che per esempio quest'anno 2 nostri studenti della magistrale sono risultati vincitori di una competizione ESA e nel 2019 2 altri studenti sono risultati vincitori di una competizione organizzata dal Contamination Lab di Pisa e hanno potuto presentare il loro progetto durante il Maker Faire di Roma, che è il più grande evento fiera sull'innovazione tecnologica in Italia. E nel 2018 4 studenti sempre del nostro corso di laurea sono stati selezionati come finalisti durante una mega challenge su Smart Cities e hanno partecipato personalmente a una conferenza ad Orlando per presentare il loro progetto sull'impiego di tecnologie RFID per il monitoraggio dello stato della segnaletica stradale. Per quanto riguarda l'occupazione, i dati sono molto positivi perché dopo a un anno dalla laurea, questi sono dati relativi ai laureati del 2018, diciamo che quasi il 90% dei nostri laureati ha trovato lavoro e il tempo
dalla laurea per il reperimento del primo lavoro è praticamente poco più di 2 mesi, e con una retribuzione mensile netta parecchio più alta rispetto a quella dei laureati magistrali in TLC a livello nazionale. Per quanto riguarda la soddisfazione degli studenti, ex studenti ormai, perché laureati il corso che hanno seguito, come vedete abbiamo una soddisfazione del corso che è intorno al 94%, la soddisfazione di rapporto con i docenti è del 100%, i nostri studenti sono ben seguiti nei loro corsi di studi, e l'88%, quindi più che non tutti gli studenti di ingegneria di Pisa, quelli del settore di ingegneria dell'informazione e i laureati in telecomunicazione rispetto agli altri atenei. Quindi evidentemente il corso di studi piace ai nostri studenti. Detto questo, non posso che dirvi che siete tutti invitati a iscriversi e che il corso di studi, ma soprattutto il mercato del lavoro, ha molto bisogno di ingegneri delle telecomunicazioni. Ciao a tutti!